Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Lancia Y modello dal 2003 al 2011. Andiamo oggi insieme a sostituire i gommini della barra stabilizzatrice. Ve li faccio vedere. In pratica in totale ce ne sono 4. 2 centrali. Sono nella parte centrale al supporto. Mentre altri 2 sono quelli più esterni, che si agganciano ai bracci oscillanti, uno da un lato e uno dall'altro. Effettuiamo questo lavoro perché vi faccio vedere, sono consumati. Eccolo qui. Sia questi, certo non tantissimo, ma comunque ci sono delle crepe. Questo un po' di più. Ma anche questi esterni. Qui si nota di più. Nella parte superiore è proprio andato. È chiaro, non si possono sostituire solo uno o due, ma una volta che si fa il lavoro si cambiano tutte e 4. Quindi lato sinistro sul braccio oscillante, lato sinistro centrale, lato destro centrale e lato destro sull'altro braccio oscillante. Iniziamo subito il lavoro, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Eccoci qua al di sotto dell'auto, sono tutti bulloni da 13 da svitare. Vi faccio notare una cosa, ovviamente sollevando l'auto abbiamo le sospensioni appunto sospese entrambe, quindi la barra stabilizzatrice in questo caso è in tensione. Invece abbassando l'auto vi faccio vedere che la sospensione è compressa al punto giusto e quindi la barra stabilizzatrice perde tensione e allora effettuando il lavoro a ruote tutte e 4 a terra non abbiamo alcun problema. Svitiamo i bulloni e la possiamo rimuovere. Tuttavia io vi faccio vedere il lavoro sul ponte per farvi vedere meglio l'operazione e per poterlo fare appunto sul ponte bisogna utilizzare 2 crick da fossa per sollevare entrambe le sospensioni e quindi sollevare allo stesso modo, allo stesso livello entrambe le sospensioni, come se praticamente fossimo a terra. In questo modo la barra stabilizzatrice perde tensione e possiamo rimuovere comodamente e tranquillamente i bulloni. Ovviamente anche i bulloni dei supporti centrali sono da 13. Ecco anche perché ho deciso di fare il lavoro sul ponte per farvi vedere che per rimuovere la barra stabilizzatrice senza togliere il pezzo di scarico centrale dobbiamo praticamente ruotarla e portarla verso il retro dell'auto per farla uscire. Cosa che ovviamente con le ruote per terra è un po' scomodo. È chiaro, se non avete il ponte, il consiglio è quello di prima rimuovere tutti i bulloni o almeno quelli esterni da un lato e dall'altro con le ruote a terra e successivamente sollevare l'auto con il crick per continuare il lavoro al di sotto dell'auto e rimuovere così con più comodità la barra stabilizzatrice. Posizionata allora la barra su una morsa, giusto per comodità, andiamo a scalzare i supporti, quelli centrali. Questi qui sono praticamente divisibili in 2 parti e all'interno chiaramente ci sono i silent block in gomma da sostituire. Allora, praticamente per inserire quelli nuovi abbiamo una parte piatta
che è questa qui, e una parte arrotondata. La parte piatta appunto serve per far appoggiare il supporto metallico diritto. La parte rotonda invece si incastra all'interno del supporto metallico piegato. Una volta sostituiti i due silent block centrali, passiamo ai due laterali. Questi si sfilano, sono corpi unici. Eccoli qui, questi sono nuovi. Come potete vedere c'è una parte un po' più bombata, grande, che va messa dal lato inferiore, sostanzialmente verso la strada, mentre la parte meno bombata va ad appoggiarsi al braccio oscillante dell'auto, quindi nella parte superiore. Come potete vedere, 3 supporti l'ho sostituiti, manca l'ultimo che è esterno. Per facilitare l'uscita possiamo utilizzare anche dello svitol e ruotarlo spingendolo verso l'esterno. Avete sicuramente notato che un supporto centrale l'ho bloccato con 2 dadi e 2 bulloni perché le due parti metalliche non stavano unite da sole, e allora per tenerlo chiuso ho utilizzato appunto 2 bulloni e 2 dadi provvisoriamente. È chiaro, poi li rimuoverò nel momento in cui bloccheremo il tutto sull'auto. E allora con il solito giro, con la solita rotazione, posizioniamo la barra stabilizzatrice sull'auto e la blocchiamo partendo dai due supporti centrali. Successivamente passiamo ai due laterali e per metterle nella posizione esatta possiamo utilizzare tranquillamente una leva per spostare avanti e indietro la barra stessa e quindi bloccare definitivamente i due bulloni. Stessa cosa ovviamente anche per il lato opposto, ci aiutiamo con una leva per posizionare la barra nell'esatta posizione e possiamo stringere definitivamente i bulloni. Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!